Bene ragazzi, iniziamo un nuovo argomento nella nostra trattazione della filosofia greca. Abbiamo parlato dei presofisti, dei primi naturalisti, abbiamo visto che in realtà non si occupano soltanto di Fusis, di filosofia della natura, però certo con i sofisti e Socrate, che sono l'oggetto di questo nuovo ciclo di video lezioni, abbiamo una vera svolta all'interno della filosofia. Bene, la mia gattona Sofia ha deciso di stare con me, di fare lezione con me. Forse no, forse se ne vuole andare, vabbè, Aia, non mordere Sofì, ma non mordere, ma non sei un cane, ma si è mai visto un gatto che morde il padrone? Non lo so, ma i vostri gatti mordono il padrone? Saluta i nostri videoascoltatori, beh, la facciamo andare perché credo che abbia fame, un bel salto. Ok, allora iniziamo a occuparci dei sofisti. Il primo sofista che prendiamo in considerazione è Protagora. Il primo, diciamo, il più significativo, quello che conoscono un po' tutti, però in realtà vi sono altri sofisti molto molto importanti, anche tra quelli considerati minori, che si studiano poco, che non si studiano. Vi illustrerò anche quelli. Allora, prima vediamo un attimo che cosa sono questi sofisti in generale. Oggi, e non solo da oggi, il termine sofista è un termine piuttosto screditato, no? Che vuol dire sofista? Un sofista è considerato un ciarlatano, uno che inganna con delle chiacchiere, cioè un sapiente che in realtà spaccia un sapere apparente, d'accordo? Un sofista è uno, secondo appunto l'accezione negativa di questo termine, il sofista è uno che inganna con i suoi discorsi, il sofista è uno che attraverso argomentazioni a fasulle, argomentazioni complesse, sottili, ma in realtà ingannevoli, ti porta a pensare qualcosa che è lontano dalla verità. Quindi il sofista, un ingannatore, uno che inganna con il linguaggio, uno che inganna attraverso sottili ragionamenti. Ricordate che c'è anche la parola sofisticato, no? Sofisticato significa complesso, significa appunto complesso, discorsi complessi, contorti, quindi un sapere apparente, un sapere fasullo che viene magari inculcato per motivi utilitaristici attraverso ragionamenti sottili che conquistano le persone ignoranti, cioè questo sarebbe il sofista, l'ingannatore nella cultura. Inizialmente però il termine sofistes non voleva dire assolutamente questo. Sofistes voleva dire semplicemente sapiente, nel senso positivo del termine, perché in greco sofia significa sapienza, ok? E l'aggettivo sophos qui al maschile, significa sapiente, ok? Quindi solo successivamente il termine sofista è stato caricato di un'accezione negativa, in particolare per l'ostruzione, la critica ai sofisti che è venuta da Socrate, ma su Socrate qualche dubbio lo abbiamo, infatti vedremo, ma soprattutto da Platone, da Aristotele, che hanno rappresentato la linea, diciamo, vincente di questo dibattito filosofico nel V-IV secolo, una linea quindi ottimistica, una linea che sostiene che esista una verità oggettiva, mentre invece i sofisti erano a favore del dubbio, erano a favore del relativismo, mettono in crisi proprio il tradizionale concetto di verità, ma anche i valori tradizionali. Chi sono quindi questi sofisti? Sofisti sono un gruppo di persone che comunque possono anche pensarla differentemente tra loro, che però hanno qualcosa in comune. Propongono, attenzione, prima di tutto una filosofia che si occupa di cose diverse rispetto ai pensatori precedenti, che infatti abbiamo chiamato presofisti. Quindi con i sofisti prima di tutto cambia l'ambito della filosofia, cambia la materia della filosofia, cambia ciò di cui la filosofia si occupa, d'accordo? Quindi questo è una cosa fondamentale. Mentre i naturalisti, i presofisti, i naturalisti si occupavano appunto di Fusis, di filosofia della natura,
Abbiamo visto che non sempre è vero per tutti al 100%, però prevalentemente avevano delle teorie naturalistiche, si occupavano di come è nato l'universo, in cosa consiste la materia, come avvengono anche in maniera microscopica le trasformazioni, il divenire, come si muovono gli astri, insomma cose del genere. Invece i sofisti non hanno più interesse per questo, e in questo loro sono assolutamente in accordo con Socrate. Sofisti e Socrate si occupano dell'essere umano, non più della natura. Direte, anche i presofisti si occupavano dell'essere umano come ente di natura, sì, ma i presofisti si occupavano dell'essere umano naturalisticamente, d'accordo? Spesso meccanicisticamente, considerando l'essere umano un ente che fa parte della natura, delle trasformazioni, dei cicli della natura. Quindi tendevano i naturalisti a considerare l'uomo più da un punto di vista biologico, da un punto di vista meccanico, come appunto un ente naturale, un ente corporeo, mentre invece i sofisti e Socrate si occupano dell'uomo in quanto cittadino, si occupano dell'uomo in quanto soggetto capace di linguaggio, di libertà, di etica, di politica, come soggetto che è attivo da un punto di vista morale, da un punto di vista politico. Quindi non si occupano più dell'uomo esteriormente, diciamo così, si occupano, qualcuno dice, proprio dell'interiorità dell'uomo, si occupano di morale, si occupano di politica, si occupano di linguaggio, si occupano di queste cose, insomma, che non vedono più l'uomo come uno dei tanti enti naturali. Questo è vero in parte perché abbiamo già detto che in realtà anche i presofisti si occupano in parte di queste materie di cui si occupano Socrate e i sofisti, ma anche Socrate e i sofisti in parte si occupano anche di ciò di cui si occupavano i presofisti, quindi attenzione. Comunque, insomma, l'attenzione da parte dei sofisti e di Socrate è più direzionata nei confronti dell'interiorità dell'uomo visto come essere libero o comunque di essere dotato di una determinazione nel effettuare un certo comportamento, quindi la morale, il problema fondamentale, la virtù, la arete, come si diceva in greco, vedremo in seguito, e poi anche la politica, d'accordo? La politica, quindi i sofisti si occupano per esempio delle varie forme di governo dello Stato, dell'origine dello Stato, di qual è lo Stato giusto, delle leggi, se le leggi, quali sono le leggi giuste, se le leggi sono conformi a natura, se le leggi sono oggettive oppure sono soggettive, d'accordo? La legittimità dello Stato, la legittimità delle leggi. Poi si occupano molto anche del linguaggio, della persuasione, della retorica, del potere del linguaggio. Appunto sono tutte cose appunto un po' diverse rispetto a quello che abbiamo visto riguardo ai filosofi precedenti. Quindi cambia proprio l'ambito della filosofia, cambia proprio l'oggetto, come dire, l'oggetto della filosofia. Perché cambia l'oggetto della filosofia? Ovviamente i sofisti sono figli, sono la conseguenza di un ben preciso mutamento socio-economico-politico che avviene soprattutto ad Atene, ma anche nel resto del mondo greco, d'accordo? I sofisti interpretano gli interessi di quei nuovi ceti che si sono arricchiti, ok? I ceti di stampo borghese, capitalistico, che si sono arricchiti ad Atene. Non a caso i sofisti, pur non essendo quasi nessuno di loro originario nato ad Atene, operano ad Atene, perché ad Atene si erano sviluppati questi nuovi valori. I nuovi valori erano i valori del successo, i valori dell'arricchimento, d'accordo? Il fatto di avere successo in politica, negli affari, nella professione, con le donne o con gli uomini, nelle relazioni sociali, viene visto come un valore fondamentale, cioè si affermano appunto in una realtà commerciale, borghese, capitalistica, si
affermano nuovi valori da parte di classi che emergono, che si sono arricchiti da poco, che sono valori di stampo più pragmatico, materialistico, individualistico, utilitaristico, d'accordo? I nuovi valori, la nuova etica dice arricchirsi è giusto, divertirsi è giusto, avere successo, avere popolarità è giusto, cercare di scalare la vita politica per farsi eleggere alle cariche più alte, d'accordo? Quindi nuovi valori, diciamo, come dire, tra virgolette borghesi, che cozzavano con la morale tradizionale di stampo aristocratico che vedeva il principale valore nell'etica guerresca, nella morte in guerra, nel coraggio, nella gloria, d'accordo? Nella gloria eterna, nell'essere ricordati per atti di coraggio, per aver difeso la propria patria, per essere morti in guerra e così via. Avete questa etica di tipo aristocratico sta declinando rispetto a appunto valori, a nuove visioni della morale molto più pragmatiche, che insomma ad Atene erano incarnate proprio dal blocco democratico dei ceti, appunto dei ceti più poveri, che però in alcuni casi potevano dare luogo a grandi fenomeni di arricchimento, e questi ceti erano magari strettamente legati anche a Pericle, no? Pericle è il dominatore della vita politica, politica di Atene, lo stratego che si fa eleggere stratego ogni anno per tantissimi anni. Quindi quali sono i nuovi valori? I nuovi valori sono cose legate all'esperienza, capite? Cose legate all'esperienza, diciamo all'esperienza proprio concreta, quotidiana, d'accordo, quotidiana della vita umana. Esperienza è anche guardare il cielo e cercare di capire come si muovono gli astri, ma i sofisti, a differenza dei presofisti, non hanno alcun interesse per questo. I sofisti hanno interesse a trattare, quindi cambia l'ambito della filosofia anche da questo punto di vista, a trattare le cose che riguardano l'esperienza, tutto ciò che riguarda l'esperienza quotidiana, concreta degli esseri umani. Quindi ciò che al di là dell'esperienza non interessa, d'accordo? L'esperienza concreta che ci fa raggiungere il successo, l'arricchimento nella vita. Ai sofisti possono interessare problemi come la nascita dell'universo, le caratteristiche della materia, il fatto che esistano gli atomi, oppure un solo essere parmenideo, oppure i semi, se esiste la divisibilità all'infinito oppure no. Ai sofisti questi problemi non interessano più, non interessano minimamente, d'accordo? Questi tipi di problemi li vedono come cose astratte, come cose non legate all'utile. Ciò che interessa è ciò che riguarda esclusivamente l'esperienza quotidiana, la vita sociale, la vita individuale, gli affetti, il successo nelle professioni, successo in politica, d'accordo? E quindi si occupano, diciamo, di queste cose. Si occupano anche del linguaggio, della retorica, della persuasione, la capacità di persuadere. Perché? Perché ad Atene e in altre città, ma parliamo particolarmente di Atene, per avere successo bisognava persuadere, bisognava avere un buon linguaggio, una capacità retorica di convincimento, bisognava saper perché. Perché sia nel mondo delle professioni, no? L'avvocato, il medico, l'artigiano, dovevano persuadere con il linguaggio, dovevano tenere il cliente, ottenere clienti, e quindi dovevano in qualche modo convincerli con il linguaggio, ma soprattutto in politica. Atene, ricordate, era una democrazia radicale, cioè era un sistema politico in cui dovevi continuamente essere eletto ad alzata di mano all'interno delle assemblee. Per andare avanti dovevi essere eletto, quindi dovevi portare l'uditorio dell'assemblea dalla tua parte. E quindi come dovevi farlo? Dovevi farlo con la dialettica, con la retorica, cercando di convincere, di persuadere quelli che poi devono votare, devono sceglierti. È fondamentale.
Cioè tu senza un linguaggio, una capacità di persuasione non vai avanti, non verrai eletto alle cariche politiche più importanti. E quindi la capacità di persuadere con la retorica, con la dialettica, la capacità di confrontarti dialetticamente con una tesi opposta dell'avversario, di demolirla, far apparire come assurda la tesi dell'avversario o far apparire come vera, come utile la tua tesi. Quindi grande attenzione anche i sofisti per il linguaggio. Quindi cambia completamente proprio, cioè i sofisti si interessano degli dei, cioè di queste cose, diciamo più metafisiche, a loro non interessa. Cambia anche proprio il concetto di virtù, di arete, d'accordo? La virtù, in greco arete, non è più, come abbiamo visto, la virtù guerresca, la virtù dell'aristocratico che fa gesti di gloria con cui sarà ricordato. L'arete diventa qualcosa di molto più pragmatico, d'accordo? Diventa qualcosa di molto più pragmatico l'arete, la virtù. La virtù consiste nell'avere successo, nel saper convincere gli altri. Quindi attenzione, non cambia soltanto l'oggetto, la materia di cui si occupa la filosofia, cambia anche, attenzione, il metodo con cui si fa filosofia. Cioè il metodo con cui si fa filosofia non è più quello che ricerca una verità oggettiva e che magari non ha questa verità oggettiva non ha nessuna connessione con il mio interesse. Il metodo adesso è quello della convinzione, d'accordo? Del convincere gli altri, usare il linguaggio all'interno di pubblici dibattiti per convincere l'altro. E quindi è molto importante, molto importante questo, d'accordo? Quindi cambia anche il metodo con cui si fa filosofia. La filosofia diventa una sorta di arte per avere successo. Per avere successo devi convincere gli altri, d'accordo? Quindi cambia proprio il metodo con cui si fa filosofia, cambia l'oggetto proprio della filosofia, cambia lo scopo della filosofia. Mentre in precedenza il filosofo voleva ottenere la verità perché era contento di ottenere la verità di per sé, ok? Al sofista non interessa ottenere una verità oggettiva che non ti dà nessun utile, d'accordo? Quindi cambia anche proprio il modo di fare filosofia. I sofisti per ottenere le cose che loro vogliono devono comunque confrontarsi con problemi tradizionali, come appunto che cos'è la verità, che cos'è la conoscenza. Magari a loro non interessa e ai loro discepoli non interessa in maniera immediata che cos'è la verità e cos'è la conoscenza, però capire cos'è la verità e cos'è la conoscenza serve poi per ottenere appunto quel successo all'interno della società. E quindi la filosofia, Platone o Aristotele o Socrate, secondo l'interpretazione di Platone, accuseranno i sofisti di aver prostituito la filosofia, d'accordo? Perché la filosofia, appunto, cambia proprio anche nell'oggetto, cioè la filosofia cambia anche proprio nello scopo, nel fine. La filosofia non serve più per i sofisti a ottenere una verità che è valida di per sé, ok? La filosofia serve ad ottenere il successo, quindi la verità per i sofisti, se non è utile, se non fa arricchire, se non ti fa eleggere a qualche grado importante nella tua polis, non serve a niente, d'accordo? Quindi la filosofia non ha più lo scopo di conquistare una verità che ti dà una felicità di per sé, cioè una verità, capite, che viene contemplata teoreticamente e che basta, è sufficiente. Il filosofo cerca la verità, crede di averla trovata e finisce lì, d'accordo? La verità viene considerata, la conoscenza della verità viene considerata un bene in se stesso,
un bene in se stesso, la conoscenza della verità, che magari ti provoca calma interiore, ti provoca felicità interiore, ma nessun successo, nessun arricchimento, d'accordo? E quindi la filosofia non ha più lo scopo di conquistare una verità astratta che non ti dà un utile. La filosofia diviene un'arte, cioè una tecne come le altre. Cioè, lamentano Platone, Aristotele, cioè la filosofia diventa uno strumento per ottenere successo. Quindi viene degradata a tecnica, ok? La filosofia non è più il sapere più nobile rispetto agli altri saperi particolari, perché mentre il falegname ha come proprio sapere quello di costruire bene le sedie di legno, oppure il cuoco ha come proprio sapere, come proprio scopo quello di cucinare bene, delle ottime pietanze. Invece la filosofia veniva considerata un sapere più nobile. Quello che la filosofia cerca è la verità, una verità disinteressata, non una verità particolare, saper fare le sedie, saper cucinare dei piatti, cioè non una verità, capite, settoriale, una abilità, una competenza in un determinato settore, ma la capacità di cogliere l'universale, cioè che va oltre, capite, le abilità. Invece per i sofisti la filosofia viene in qualche modo degradata, almeno dicono Socrate e Platone, a tecne, cioè ad abilità. La filosofia è una competenza che serve a persuadere, è una competenza che serve a convincere per ottenere successo, per ottenere soldi, d'accordo? E quindi non ha senso la filosofia quindi diventa un'abilità, capite? Una competenza, come il cuoco ha come propria competenza fare i piatti gustosi, così guadagna, anche la filosofia ha come competenza quella di persuadere gli altri, utilizzare il linguaggio per ottenere successo, per ottenere arricchimento. Quindi non è altro che una tecnica che ti dice cos'è prudente, cos'è abile da fare, d'accordo? Cioè non più un sapere disinteressato, ma un sapere che ha senso soltanto se fa un interesse. Infatti i sofisti si facevano pagare, cioè identificano la filosofia, capite, con la retorica, con la capacità di persuadere gli altri, considerandola quindi un'abilità, un mestiere per vivere, come quello del cuoco, come quello del falegname. Infatti avevano un sacco di discepoli che si facevano pagare, per loro la filosofia è un'arte a pagamento, si fanno pagare per apprendere capite, come persuadere gli altri, come persuadere il prossimo. Quindi la filosofia non è più materia disinteressata, metafisica per trovare la realtà, la verità. La filosofia diventa uno strumento per persuadere ed è utile come gli altri lavori, come gli altri mestieri, perché tu questa abilità, la capacità di persuadere, di convincere, di farti eleggere, di avere consenso verso di te, questa abilità la puoi mettere in vendita, perché è un'abilità che assicura un successo, quindi tu la usi per ottenere il successo per te, ma la puoi anche insegnare agli altri a pagamento. Quelli che andavano a pagare i sofisti non erano certo gli aristocratici, erano appunto persone, soprattutto giovani, non aristocratici, capite? Quelli che vengono dal nulla, che si vogliono arricchire, quelli che hanno interesse a comprendere queste tecniche di persuasione, non più a cercare la verità in maniera disinteressata. Quindi sono quelli che vogliono arricchirsi, soprattutto i giovani delle famiglie che praticano il commercio, che vogliono praticare le professioni o vogliono avere successo in politica, soprattutto di famiglie non aristocratiche, quelle che si rivolgono ai sofisti per ottenere questa arte a pagamento. Quindi la filosofia è una tecnica di persuasione, un'abilità per ottenere successo nella vita, come tutti gli altri mestieri hanno le loro competenze e abilità per ottenere soldi, per ottenere successo. Ma i sofisti la pensavano così, chiamavano anche, anzi ingenui, quelli che così speculavano disinteressatamente per capire le cose senza averne un tornaconto.